Buongiorno, benvenuti su Uncinetto allo Sbaraglio. Cosa ne dite di realizzare insieme, vedere almeno come si realizzano questi due gioiellini molto graziosi, il borsellino che ha una chiusura di, mi sembra questa è quella di 8 centimetri e mezzo, con il punto canestro, invece questo è la metà. Guardate quanto è piccolino e cicciottello, quello minuscolo. Questo l'ho chiamato portamonete, in realtà è un portachiavi. Dentro l'ho riempito con un lavoretto, così giusto per non farlo sformare, per farvelo vedere. Così come questo, anche all'interno ho messo un po' di cosa ho messo? Ho messo un lavoretto dentro per poterlo per potergli fargli tenere la forma. Allora, oggi vediamo come lavorare questo piccolino. Spero, non so se il video sarà ben chiaro, però la stessa tecnica che si utilizza per il piccolino si utilizzerà per quello grande, con l'unica differenza che appunto la base qui è la metà rispetto all'altra, e però la lavorazione del punto canestro è sempre la stessa. Vi ricordo che il punto canestro va lavorato tutta maglia bassa, però ci sono giri in cui si lavora un punto basso normale e uno allungato, e nel giro successivo si farà il contrario. Dove ho lavorato il punto basso andrò a fare quello allungato e viceversa. Le click clack sono state cucite poi al lavoro con lo stesso filo della lavorazione, perché sono entrambi lavori in cotone. E poi appunto ho fermato la lavorazione, ho cercato di inserirla meglio all'interno della click clack, spingendo con una cesoietta tipo questa qui. Se avete paura di rovinare il lavoro, mi raccomando, utilizzate una chiusura, un giravite magari con la faccia piatta. Spero che l'idea appunto di questi borsellini, queste mini lavorazioni vi piaccia. Se così, mi raccomando, seguite il tutorial. Scusate l'imprecisione soprattutto nella cucitura di questo piccolo, però effettivamente non è semplice, a meno che appunto non lo faccia a pezzi e poi vi faccia vedere il tutorial. Però diciamo ha meno difficoltà rispetto a quello più grande per poter inserire bene la lavorazione. Comunque, se l'idea vi piace, mi raccomando, seguite il tutorial e andiamo con la lavorazione. Allora, per realizzare il nostro piccolo portamonete abbiamo bisogno innanzitutto di una click clack, questa piccolina, vedete, questa è molto piccola, ha un diametro di circa 4 centimetri. Poi io ho scelto per lavorare la click clack del cotone un uncinetto adeguato. Per la mia mano io utilizzerò un uncinetto del 2,5, un marcapunti e infine 1 centimetro. Cosa si fa? Innanzitutto partiamo da una base circolare, faccio il mio anello magico, entro, tiro su il filo, metto qui il marcapunti, tiro il filo e vado a montare all'interno del mio anello magico 6 maglie basse. È un po' l'avvio dell'amigurumi. 2, 3, 4, 5 e infine 6. Ok, vado a chiudere il mio anello magico, blocco il giro di lavorazione qui. Allora,
nel momento in cui io vado a bloccare il mio lavoro, posso fare in questo modo, posso mettermi un marcapunti per capire bene come aumentare. Nel primo giro in pratica devo andare semplicemente a mettere, allora qui aspetto prima di mettere il marcapunti, vado ad aumentare 2 maglie basse, vado a fare l'aumento in ogni punto, quindi alla fine del secondo giro io mi devo ritrovare con ho la gattina che è impestata, la vedete dalle orecchie che viene a curiosare, scusate, devo andare a montare 2 maglie basse in ogni punto, un punto e 2, ho il primo aumento, adesso è andata via, poi punto successivo altri 2, 1 e 2, ancora nel punto accanto 2, mi devo ritrovare con un numero di 18 punti. No, cosa vi dico? Ho detto una sciocchezza, 18 sono il terzo giro, il secondo giro deve avere alla fine 12 punti di lavorazione, ok? Perché sto aumentando 2 in 2. Andiamo qui. Quindi alla fine di questo secondo giro devo ottenere una base di 12. Allora siamo 2, 4, 6, 8, 10 e infine 12 punti. Ok, passiamo al terzo giro, cerchiamo di lavorare in forma spirale. Nel terzo giro invece, come ho detto prima, di punti ne dobbiamo ottenere non più 12 bensì 18. Come si fa? Inizio con un aumento 1 e 2 e una maglia singola, cioè si farà un aumento e una maglia singola. Siamo a 3 punti, 1 e 2, qui siamo a 6 punti, 1 e 2, punto singolo siamo a 9, poi 1 e 2, punto singolo accanto e siamo a 12, 1 e 2, punto singolo siamo a 15, poi abbiamo qui da fare l'aumento e infine la maglia singola. Siamo partiti con un aumento, finiamo con una maglia singola. Una cosa che io vi consiglio di fare è andare a verificare sempre se la lavorazione sta all'interno della nostra click clack. Allora in questo momento diciamo che ci sta, ok? Quindi posso andare avanti ancora di un altro giro. In questo caso cosa andrò a fare? Farò l'aumento ogni 2 punti e poi mi fermo perché effettivamente sto notando che la mia click clack è veramente minuta, quindi non devo oltrepassare. Allora vado qui e faccio, per non dare una forma esagonale alla lavorazione, sposto i miei aumenti, quindi vado a fare una maglia singola più un'altra maglia singola accanto e vado a mettere successivamente l'aumento, in modo che appunto non vengano sovrapposti i punti in cui c'è l'aumento e pertanto non si crei una forma esagonale magari sgraziata.
Logicamente questo motivo dovrà essere ripetuto per 6 volte, perché siamo partiti proprio con l'aumento di 6, partendo da una base di 6, montando 6 aumenti sovrastanti, quindi ci saranno 6 volte queste ripetizioni. Allora sono, se non erro, al quarto aumento, metto insieme i 2 punti alti qui, poi successivamente metto ancora qui, metto il mio aumento finale e vado a chiudermi nella prima iniziale qui, spero che vediate, con una maglia bassissima. Allora io penso che la base sia perfetta, non vado ad aumentare più perché ci sta proprio bene bene, anzi dopo mi sa che dovrò un pochino tirare la lavorazione. Adesso dobbiamo pensare al corpo della click clack. I fili in più li possiamo tagliare alla fine, vediamo un pochino come procedere. Allora, per poter alzarmi e poi lavorare la mia click clack, io ripasso i punti sottostanti con una maglia bassa presa in costa retro, 1, 2, dovrebbero essere un numero pari, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dovrebbero essere 24, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sono andata dietro, scusate, 18, qui, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Adesso cosa succede? Dobbiamo partire. Qui lo metto il mio marcapunti, perché ho scelto una lavorazione appunto canestro, quindi per non sbagliare preferisco mettere un marcapunti iniziale. Il punto canestro non è altro che costituito da maglie basse una volta presa normalmente in questo punto qui, e poi successivamente la seconda maglia la vado a prendere un giro più sotto in questo modo, quindi la maglia bassa qui, l'altra maglia bassa presa sotto nel giro sottostante. Nei giri successivi ci sarà sempre questa alternanza, maglia qui, poi controllo i miei punti, maglia sotto. Allora vedete che diciamo il giro che abbiamo fatto in costa mi ha permesso di bordare, diciamo, la base della mia micro click clack, e quindi di dare una maggiore definizione alla base rispetto al corpo, e vado giù. Intanto io proseguo, l'unica cosa all'inizio sarà un attimo, ci vorrà un po' di pazienza,
ma alla fine ne vale la pena. A me piace molto come risultato. Su, sì, è questa, allarghiamo un po' il lavoro per non sbagliare, la successiva sotto, sopra, e la successiva la vado a prendere sotto. Ok, questo è il primo giro da fare sopra, e poi la successiva si prende sotto. Allora siamo qui sopra, la successiva sotto, poi c'è sopra e infine prima del marcapunti sotto. Ok, allora, essendo un numero pari mi trovo perfettamente. Sposto un attimo il mio marcapunti, lo posso anche togliere ora perché è molto più definito. Allora, cosa è successo? Qui sono partita con una maglia bassa normale, cosa faccio? La vado a prendere sotto, ok? Invece in questa accanto, spero che si veda, nella maglia accanto la prendo sopra, cioè quello che ho fatto nel giro precedente adesso diventa al contrario, cioè quello, la maglia bassa lavorata sopra sarà lavorato sotto e viceversa, in modo da creare appunto questa forma di alto basso che poi alla fine con l'aumentare dei giri diventerà molto carino esteticamente. Allora proseguo con questo tipo di lavorazione per circa 4-5 centimetri. Non facciamo una borsa, diciamo un sacchettino troppo grosso perché la clicca clac è molto piccola. Ci vediamo alla fine del lavoro, quindi voi proseguite per 4-5 centimetri. Una volta raggiunti i 4 centimetri di altezza ho chiuso la lavorazione e già ho lasciato un filo molto lungo e ho applicato l'ago, ho infilato l'ago per lavorare. Poi ho diviso il corpo del mio mini borsellino in due pezzi con due fermapunti, perché questo ci permetterà poi di dividere perfettamente il lavoro nei due lati. Cosa faccio? Vado ad infilare il mio lavoro in questo modo e lo apro in modo da cercare di iniziare a posizionare la lavorazione all'interno della fessura della click clack. Allora ci possiamo aiutare con vari strumenti per quanto riguarda magari se noi avessimo utilizzato delle fettucce, dei cordini da borsa, magari avremmo avuto bisogno di un giravite. Invece nel nostro caso sarà sicuramente sufficiente cercare di inserire il lavoro, un paio di forbici oppure qualcosa, una lima da unghie e così via. Il nostro obiettivo è quello di appunto cucire il corpicino del nostro piccolo portamonete appunto alla chiusura. Una volta appunto sistemato il lavoro, facendolo entrare, anche se diciamo che adesso entrerà tranquillamente con la cucitura perché è molto piccolo, devo procedere alla cucitura stessa. Ok, bisogna avere un po' di pazienza in questo frangente perché appunto dobbiamo cercare di inserirlo. Poi il cotone è morbido e quindi tende a fuoriuscire. Comunque i movimenti da fare sono questi.
Allora vado a riprendere il mio filo, sono a metà qui. Cosa faccio? Allora dipende un po' come vogliamo chiudere la nostra click clack, con punti alternati, oppure ripassare tutto il perimetro della click clack. In genere, per dare un'idea di cucitura, si fa un punto sì, uno no. Allora io ho dato un punto di chiusura al lavoro. Cosa faccio? Entro dall'interno nel primo foro, tiro fuori, controllo la click clack dall'esterno. Vedete, a me è ancora sganciata, ma essendo un lavoro molto piccolino, il ridefinire i bordi all'interno della click clack si possono fare anche in un secondo momento. Allora cosa faccio? Faccio riuscire il filo da questo lato e vado a potete puntare gli spillini, però questa, essendo molto proprio è la misura minima delle click clack, con gli spillini possiamo soltanto pungerci, quindi con un po' d'accortezza iniziale, i primi punti saranno quelli più antipatici e difficili, possiamo tranquillamente andare a fermarla, stringere bene alla fine e fermare poi appunto con il mio cacciaviti, le mie forbicine, la lavorazione in un secondo momento. Allora prendo di nuovo un punto del mio lavoretto, lo aggancio e poi lo faccio passare nel forellino accanto a quello in cui ho chiuso precedentemente, qui. Ok, spero si veda, alla fine sicuramente si vedrà molto meglio. Esco di qua, tengo la click clack aperta, qui c'è la doppia difficoltà, la click clack aperta, e prendo i punti e faccio questo lavoro tutto intorno al perimetro. Ci vediamo così alla fine della cucitura, è molto macchinosa e quindi un po' di pazienza ci va. Ok, a tra poco. Allora, una volta cucito per bene tutto il bordo, io l'ho cucito e poi sono andata a rifinire i lembi, in pratica inserendoli nella fessurina. Con questo io ho messo diciamo un lavoretto dentro per dare forma al portamonete piccolino. Il risultato finale è questo, è molto grazioso e sicuramente fa pandan con il borsellino che avete visto all'inizio del video. Se l'idea vi è piaciuta, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Qui non ho applicato nessuna decorazione perché effettivamente è molto piccolo, al massimo si potrebbe mettere qualche perlina, però mi sembrava già abbastanza ricco con il gancetto per le chiavi e quant'altro, e quindi non necessitava di ulteriori decorazioni. Invece per il borsellino grande effettivamente una decorazione ci sta davvero bene. Se appunto il mio video vi è piaciuto, se è così, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ok, grazie per la visualizzazione da Uncinetti allo sbaraglio, al prossimo tutorial.